Signori, benvenuti nel futuro! Ma è pure sincronizzato! Siamo a Shenzhen, o più correttamente Shenzhen, e continua la nostra esplorazione della Cina. Dopo il disastroso capodanno di Shanghai abbiamo deciso di volare verso sud, con un volo interno di 2 ore e mezza circa, arrivando in quella che oggi è considerata la capitale tecnologica del mondo. Una città che alla fine degli anni 70 era un villaggio di pescatori e che in 40 anni è passato da questo a questo. Grattacieli, costruzioni futuristiche, 15 milioni di abitanti e soprattutto il posto dove nascono la maggior parte delle tecnologie che conosciamo. Non solo qui sono nate o hanno la sede le più grandi aziende tech cinesi come Huawei, Tencent, BYD, DJI, Insta360, ma ormai la maggior parte della tecnologia che riteniamo occidentale nasce in realtà qui. Componenti, pezzi, prodotti, macchinari, di tutto. E in questo video proveremo a capirci qualcosa in più. Salve da Shenzhen! Continua la nostra serie della Cina con questa ottima giornata di sole. Temperatura top. Buongiorno Giacomo! Buongiorno Yaki. Robottino. Andiamo col robottino. Oh, salve! Mamma mia, siamo già immersi nella città. Considerate che siamo adesso abbastanza in periferia. Prima cosa tech incredibile. Guardate, sono di fianco a uno stradone a 6 corsie e non c'è rumore, cioè autobus, macchine, motorini, quasi tutti elettrici. È meraviglioso, l'aria è pulitissima, sono circondato da alberi e questa forse è la cosa più sottovalutata dell'elettrico, cioè il benessere all'interno di una città. Tra l'altro qua i motorini vanno sulla ciclabile, tutte le macchine ferme, silenzio. Wow. Seconda cosa tech, ci sono telecamere ovunque, ma soprattutto un drone, 2 droni, 3 droni. Che roba, ci sono i droni che portano i pacchi. Ok, il drone scende a terra, ne è arrivato un altro, là sopra ce n'è un altro in coda. Tranquilli perché poi la testiamo questa roba qua dei droni. Incredibile. Intanto sono finito in un posto super local con il mercato, tutti i negozietti. E poi guardate la cosa assurda, tantissimi lasciano le chiavi a bordo, cose appoggiate così. E poi ci sono questi carretti elettrici che però portano di tutto. Comunque io amo girare totalmente a caso, molto più che andare solo a vedere il tempio o la roba turistica. E soprattutto qua rispetto a noi è proprio un altro mondo, altri odori, altre cose, altro cibo, altri oggetti, altre macchine, altri alberi. Guardate queste mangrovie che belle. Tutto il viale, eh? Pensate che qua era tutto palude fino a 40 anni fa. Ho sbagliato strada. Ma senza perderci in chiacchiere, spostiamoci più verso il centro ed entriamo nel cuore tecnologico di Shenzhen. Prima tappa, Huashanbei, il più grande mercato tecnologico del mondo. Questo quartiere è interamente dedicato a dei mega centri commerciali con dentro elettronica di ogni tipo. È una roba folle. Oggi lo esploriamo tutto nel dettaglio. Quindi fondamentalmente sono piani e piani di negozietti di qualsiasi cosa immaginabile nell'esistenza tecnologica e non solo. Praticamente è un mega negozio dei cinesi. È una sensazione strana perché c'è talmente tanta roba che non so neanche da dove cominciare. Quello che state vedendo non è un mercato come lo intendiamo noi occidentali, è una città dentro la città. Non si vendono unicamente prodotti, si vendono componenti, pezzi, varianti, versioni. Ogni oggetto esiste in decine di forme diverse, a volte centinaia, piccole variazioni, piccoli prototipi. Questo è il dietro le quinte del mondo, fuori di testa. Distese infinite di cavi, connettori, schede, display, batterie, interi piani dedicati solo a dei componenti. Pazzesco. E poi computer e smartphone di ogni tipo, dagli iPhone agli Xiaomi, dai Samsung a 1000 altri brand cinesi sconosciuti, originali, rigenerati, ricondizionati, copie perfette e copie che invece non provano neanche a sembrare perfette. Qua c'è un coso di AirPods Max, ovviamente non compare il logo Apple da nessuna parte, ma si chiamano semplicemente Max, mentre le Beats hanno il logo originale. Questi phone invece mi ricordano qualcosa. Leafless. Anche gli accessori sono identici a quelli di Dyson. Scatola perfettamente identica a quella Dyson. Sì, sono decisamente loro. Pazzesco. Lui vende solo bollini. Droni. Vedete, questi sono proprio super cheap. Qua ci sono tutti gli smartwatch possibili e immaginabili. E abbiamo anche questo
Mini iPhone, lol. Ciao piccola telecamera. Vedete, sta bancarella è super cheap con questi che sono palesemente tarocchi. Stesso discorso per le AirPods. Però poi i cavetti, per dire, sono belli. Cioè questi sono addirittura colorati dentro. Io li ho visti solo quelli originali Apple identici. C'è anche la mia valigia, lol. Qua abbiamo Bialetti e Smeg. Qua invece ci sono i Mac con il logo e tutto quanto. Ma questi sono messi a posto, sì. Ok, abbiamo visto solo un piano ed è già fuori di testa. Ce ne sono altri 6 e questo è solo un centro commerciale di tutti i centri commerciali che ci sono qua, che ce ne saranno una decina tipo, almeno. Cioè sti Apple Watch, che non mi pare siano originali, sono comunque fatti benissimo. Cioè questo è titanio per davvero. Poi c'è dentro Android, perché questo non è OS, è palesemente Android. 120? Yes. Apple Watch Ultra tarocco 120, che vuol dire 15 euro. Ma 16 Pro Max, 16 Pro Max, 17 Pro Max. Queste sono proprio identiche e hanno addirittura la scritta dietro e le vendono a 10 euro. Vedete, questi invece sono assolutamente originali, sono un po' più vecchi, ma sono ricondizionati, riparati. Anche questi. Sono un po' confuso perché è un mix tra cose che sono proprio plasticosissime, bruttissime, cose che sono belle ma sono palesemente tarocche, tipo gli iPhone che hanno dentro Android, e delle cose che sono invece originali, che hanno anche i prezzi diciamo giusti. Ovviamente sono comunque più economici qua perché non c'è tutta la spedizione, le tasse, le cose varie, tutto a caso. Boh. La cosa interessante però non è distinguere cosa sia originale e cosa no, è capire che qui convive tutto nello stesso ecosistema. Questi mercati sono organizzati per funzioni, non per marchi. Un edificio solo per le riparazioni, uno per i componenti, uno per le cover. Lui vende solo torce e batterie per le torce. Intanto abbiamo ufficialmente iniziato lo shopping. Scacchiera robotizzata col braccio robot con la ventosa, carina. 280 euro, ci sta. Però quella che ho io è più bella. Incredibile. Ora passiamo alle luci LED. Direte, c'è qualche negozietto? No, c'è un intero piano dedicato interamente alle strisce LED di ogni tipo possibile e immaginabile. Luci, lucine, lucette, belle queste. Ti puoi fare il tuo LED wall pubblicitario in casa. Bene, tutto il pomeriggio per esplorare un negozio. Ne mancano altri 3000. Considerate che in tutto siamo stati dentro questo quartiere 2 giorni, esplorando tutti i vari negozietti, tutti i vari palazzi, anche perché nel concreto il buon Giacomo stava cercando pezzi per possibili progetti presenti, passati, futuri, e questi posti, oltre a farsi un'idea di tutto quello che viene prodotto, sono ottimi proprio per farsi contatti. Amici, Washan Bay, giorno 2. Oggi continuiamo l'esplorazione di tutti i mercati elettronici di Shenzhen, a partire da questo Seg e Market. Questo dovrebbe essere un pochettino più componenti e più cose per chi costruisce cose. Tipo lei vende solo piccole batterie, connettori, cavetti, quindi più tecnico questo mercato. Guardate la precisione con cui è disposto ogni singolo pezzo. Questi sono tutti connettori USB-C. Wow. Adesso Giacomo deve comprare delle viti. Infatti ricordo che oltre ai nostri acquisti stupidi e ai nostri giri stupidi, questo signore qua è a costruire cose. Quindi lo scopo di tutti questi giri è anche cercare aziende specifiche che facciano cose particolari, dalle viti alle cose che poi vedrete nei prossimi video. Queste viti qua ce ne sono 4 in ogni Maker Knife di queste viti. Quindi le prendo anche perché voglio vedere la qualità. Poi se vuoi puoi prendere 1 milione di cose per le SIM dei telefoni. Guardate che figo, lei sta terminando i cavi. Wow, fighissimo perché ti fanno i cavi su misura perfetti all'istante. Bello, bello, bello. Lui invece vende solo motorini di tutte le dimensioni. Ok, siamo saliti e si è aperto un mondo. Sono altri 1, 2, 3, 4, 5, 6 piani di cose. E quindi appunto girandoci non solo da turista ma anche da persona del mestiere, diciamo, è impressionante quanto proprio questo posto sia il collegamento di un concentrato di un'infinità di aziende che producono cose tecnologiche, dai cavetti ai bottoni, passando per le batterie, giocattoli, droni o addirittura tecnologie riservate a forze dell'ordine. Guardate che roba, qua vendono i jammer, che sono queste mega antennone che fanno interferenza, fanno non funzionare le cose, e per esempio quello è il fucile jammer. Puoi scegliere la frequenza con cui fare interferenza e li usano per buttare giù tipo i
droni o queste robe qua. Cioè, ste robe credo che siano illegali in Europa. Qual è il fatto che mi sta facendo esplodere il cervello? È che io nella mia vita ormai sono abituato che in qualsiasi negozio in Italia, in America o comunque in giro per il mondo, a meno che non è una cosa super specifica che ti serve, dici vabbè, tanto al limite questa cosa me la prendo su Amazon o comunque online, mi arriva direttamente a casa, non faccio fatica, al limite faccio il reso e bla 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 bla. Perché? Perché comunque online le cose hanno gli stessi prezzi, se non addirittura di meno. Qua invece sono esattamente le cose che arrivano su Amazon, anzi qua arrivano prima e poi arrivano su Amazon da noi, perché le cose che arrivano su Amazon nella maggior parte dei casi arrivano comunque da questi posti, ovvero dalle fabbriche qua vicino, e quindi c'è un sacco di schifo, c'è un sacco di roba tarocca, ma in mezzo a tutto questo marasma ci sono un sacco di chicche veramente interessanti che noi in Italia, per quanto ci sembrino economiche, strapaghiamo. Questi sono tutti quegli strumenti per giuntare le fibre. Quando vi mettono la fibra a casa usano sempre questi, no? Mettono la fibra qua e lo giuntano. Cioè da noi non esiste neanche un negozio che vende solo questi, e qua ce ne sono 10 modelli diversi. Volete per caso un nuovo registratore di cassa? Questi sono bellissimi, tutti i POS, tutte le pistole, tutti i cosi per gli scontrini. Vorrei aprire un supermercato ora. Abbiamo mal di testa da quanta roba c'è. Abbiamo comprato queste simpatiche radioline, così se ci perdiamo. Giacomo, mi ricevi? Certo, dove sei? Aiuto, ho paura, sono solo. Questo è un altro piano dedicato unicamente a pezzi di computer. Sono proprio quelli che sono su Amazon, ma costano un decimo. How much for the Max? Zero. Le Max 35, quindi 45 euro. E soprattutto le riconosce come AirPods, ovviamente perché hanno il chip giusto, che adesso vabbè si riesce a fare abbastanza facilmente. Oh mamma mia, abbiamo fatto quasi 3 ore lì dentro. Allora il mondo esiste. Questo è un altro posto ancora, ma questa stazione di trucco smart. Comunque il phone Dyson tale e quale 95, quindi 11 euro. Ok, questo è il piano delle cover, distese e distese di cover. Di qua, di qua, di qua, solo cover, solo cover. Sono proprio appena uscite dalle fabbriche. Lei invece è la New Martina di qua, solo schermini di protezione. Sono veramente cover per ogni gusto, per ogni parte del mondo. Lo vedi proprio quando sono cose pensate per la Cina, per l'Asia, per l'Africa, per l'America. La maggior parte dei negozietti che vedete non sono nient'altro che gli showroom delle fabbriche che producono letteralmente quegli oggetti, come se fosse una gigantesca fiera di elettronica permanente. In sostanza c'è un sacco di schifo qua dentro, ma ci sono anche delle aziende incredibili che ti permettono veramente, se hai un'idea, di trasformarla in un oggetto. E soprattutto se hai un problema, qui trovi 10 soluzioni diverse prima ancora di finire la frase. Giusto per darvi un'idea, noi abbiamo fatto da lì a qua e c'è tutta la via, più anche le cose attorno, e non abbiamo neanche visto lontanamente tutto di questi posti e siamo qui da 6 ore. La quantità di motorini comunque è impressionante e fa capire quanta gente lavora qua ed è in giro qua, ed è bellissimo perché possono andare ovunque senza problemi. Ale, su, e voilà. E via. Ovviamente noi siamo nerd elettronici e appassionati di cose tech, e questo in Cina è il posto più figo di tutti, più grande, con più cose. Però poi in giro per la Cina ci sono tutta una serie di altri poli con tutte le altre cose. Cioè io mi immagino che c'è il posto dove vendono tutte le robe da campeggio o di sport o le infradito, che cacchio ne so, e tutto è fatto così. È proprio il mercato del mondo. Cioè il mondo viene qua, compra e poi esporta in giro per il mondo. Altro mercato, dentro. Questo sembra solo iPhone o tarocchi o ricondizionati. Qua c'è un altro mall ancora, lui va in giro così, abbiamo il cagnolino come i miei. Questo invece è Suning. Non so se vi dice qualcosa, vi ricordate l'ex proprietario dell'Inter, la squadra di calcio? Era del proprietario di questa catena. Abbastanza vuoto, infatti ha venduto l'Inter. Abbastanza deludente rispetto a tutto il resto. E tu passeggiando dici, finiranno questi mall? No, qua ce n'è un altro, ancora più grande. Comunque si parla di un totale di 38.000 negozi
di elettronica qua. Noi nel mentre abbiamo preso un LED wall gigante, ma questa è un'altra storia perché lo vedrete forse quando arriverà. Qua comunque c'è questo mock-up. Da un'altra parte di Shenzhen li stanno già testando, però purtroppo non si riescono ancora a provare. Che figo sto simulatore. Ah, simuli il drone. Wow. Oh, salve. Come Ciro. Ciro è più bello. Adesso andiamo in quel palazzo là. Qua sono solo pezzi di smartphone, tablet, principalmente Apple. Guardate che belli questi 4S. Praticamente tutto il mondo delle riparazioni, quelle non ufficiali perlomeno, o forse anche quelle, parte da qua. Cioè la cosa figa è che qua, se tu vuoi costruire un iPhone da zero soltanto prendendo i pezzi, puoi farlo. Schede, processori, sensori. Mi scusi, vorrei una ciotolina di mini microprocessori, anzi ancora più piccoli. Assurdo. Guarda, guarda, guarda la tripla fotocamera di qualche smartphone. La cosa ancora più assurda è che ha l'estetica di mercato del pesce, però in realtà dentro c'è solo silicio praticamente. Qua ci sono tutti i pezzi degli S25, tutti impilati. Assurdo, assurdo. Guardate qua, tutti gli chassis di tutti i modelli di telefoni. Questo credo che sia il piano dei Samsung, perché ci sono un sacco di cose a tema Samsung. Guardate anche tutte le pennine di ricambio. Sì, 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 anche loro hanno Samsung. Non ho mai visto una roba del genere. E poi fisicamente sono qua a lavorare. Questi sono i Samsung pieghevoli, sia le due parti sia le cerniere. Cioè, per me che vedo tutti i giorni i prodotti tech, li uso, li testo, li unboxo, vedere un posto con tutte le componenti separate di qualsiasi dispositivo è fuori di testa. Qua i pacchi sono pronti per essere portati ai corrieri e via. Incredibile. Guardate che fighi, questi sono gli stampi che servono per piazzare la pasta saldante per tutto il processo di stampa dei chip. Vedete, questi sono proprio gli stampi che usano per il chip A19 Pro, che è quello degli ultimissimi iPhone. Cioè loro li fanno probabilmente per tutti i telefoni al mondo. E con 5 euro mi sono preso un souvenir decisamente unico. Abbiamo letteralmente un pezzo che serve per fare gli iPhone. Comunque sono pazzi qua con i motorini, su, giù, destra, sinistra. Adesso da WeChat sto prenotando lo show di stasera. Ovviamente è tutto in cinese, quindi mi sto facendo aiutare da Perplexity. Io gli mando gli screenshot e lui mi dice cosa fare. Mi ha detto anche cosa cercare di ideogrammi. Veramente comodo. Perplexity è un AI delle tante che esistono, però è la mia preferita. Prenotiamo lo show delle 20. Tac. Peccato solo che sta già chiudendo tutto perché sono già le 6. E intanto dall'app completamente in cinese sono riuscito a prendere i nostri biglietti. Abbiamo i nostri QR. Sono molto fiero e questo è come le AI svolteranno il mondo abbattendo le barriere linguistiche. Mica per scherzo, perché alla fine uno dei più grandi problemi di divisione del mondo sono le lingue. Ma ciao piccolino! Come fai a dirgli di no a uno così? Sentite questo incrocio dove sta passando tutta sta gente? Quanto è silenzioso. Tutti elettrici! Che tra l'altro, oltre alle polveri inquinanti, una cosa super sottovalutata che in realtà inquina tantissimo e soprattutto fa malissimo all'uomo sono i freni. E le macchine elettriche, frenando in grossa parte col motore elettrico, generano molte meno polveri sottili. E l'aria effettivamente a me sembra pulita. A parte che peggio di Milano è difficile. Forse Nuova Delhi. Questo comunque è il comune. Abbiamo questi? I nostri biglietti hanno funzionato. Ora inizia lo spettacolo dei grattacieli. Oh oh oh! Cioè tutti i grattacieli si illuminano. Fuori di testa. È veramente incredibile. C'è ogni singolo palazzo che si illumina sincronizzato col mapping coerente alla musica, ovviamente. Wow. E poi ci sono i droni poliziotti che controllano che sia tutto ok. Cioè sembra una roba fatta dall'intelligenza artificiale. Siamo veramente nel futuro. Ma perché Shenzhen è diventata il centro della tecnologia mondiale? In buona sostanza tutto nasce negli anni 70 con le riforme di Deng Xiaoping che creano proprio a Shenzhen una delle prime zone economiche speciali. Meno controllo dall'alto, meno burocrazia, agevolazioni fiscali e soprattutto apertura a investimenti esteri e apertura al modello capitalistico. A questo c'è da aggiungere il fatto che è letteralmente di fianco a Hong Kong, la capitale finanziaria e commerciale del
dell'Asia, e questo ha permesso che le cose fatte a Shenzhen entrassero in contatto con i capitali di tutto il mondo e in generale con tutto il mondo. Poi c'è il fiume con l'accesso sul mare, porti, infrastrutture che hanno appunto permesso da una parte a Hong Kong, dall'altra a Shenzhen di diventare veramente il centro economico e tecnologico dell'Asia. E la cosa pazzesca di queste città è che le tecnologie non sono rilegate nei mercati di elettronica. L'intera città viene usata come test per le tecnologie del futuro. E tra i grattacieli adesso proviamo questo. Proviamo a prenderci un caffè via drone. Scansionare il codice. Ok, carica. Vedi, qua c'è la consegna via drone. Oh no, vado? Ok, sto pagando. Fatto! Pagamento successo. Sì, sta arrivando un drone! La cosa che fa ridere è che stiamo aspettando 20 minuti per una caffetteria che è qua a 10 minuti a piedi. Drone in arrivo. 540 metri. Dov'è? Dove sei? Eccolo! Eccolo lì che sta arrivando. Ok, sta girando verso di noi. Assurdo. Adesso si schianta contro il grattacielo. Siamo qua. Eccolo lì. 6 eliche. Sta scendendo già? Ecco il nostro drone! Pazzesco! E via! Si allinea alla stazione, scende e sgancia. Assurdo! Ok, arrivato. Allora, ha lasciato la scatola e adesso se ne va senza scatola. Ciao piccolo drone, grazie! Incredibile questa cosa, incredibile! Eccolo! Eccoci! 柜门已打开，请尽快取出餐箱。 Poi questa si mette qua dentro così la possono riusare. Abbiamo la borsa in omaggio e il nostro caffè Crazy. E si infriccia qui dentro. Top. Vai Dotto, unboxa. Caffè per il signore. Oh yes! Esatto, busta termica con anche il coso per non farlo spillare, e gli hanno messo anche questo sigillo in più, così anche se viene agitato non perde cose. Caffè arrivato con drone per davvero. Adesso sono in un posto molto particolare perché questa è la zona di ricarica dei veicoli elettrici, infatti è pieno di colonnine ovunque. Queste sono quelle Tesla, di là ci sono quelle di Huawei, però molto particolare questa perché è una vera e propria stazione di scambio batterie. Infatti le NIO, che è un brand di macchine, hanno la possibilità attraverso questo sistema completamente automatico di cambiare la batteria, quindi non serve ricaricare, arriva, prende la batteria vecchia e te ne rimette dentro una carica al 100% senza dover stare ad aspettare. Poi la tua batteria vecchia viene ricaricata e si va avanti così. 3 minuti e 15 per avere una nuova batteria carica al 100%. Che spettacolo! Non si ha più l'esigenza di dover fermarsi a ricaricare perché basta cambiare la batteria, e quindi chissà se sarà questo il futuro delle macchine elettriche. Per ora sicuramente in Cina è già il presente e noi in Italia, in Europa ce lo sogniamo. Comunque ci sono macchine che da noi non esistono neanche, cioè questa è la copia del Defender, questa dovrebbe essere quella di Huawei, questa Xpeng, guardate che bella, super futuristica. La Xiaomi Su7 comunque rimane la mia preferita, proprio una bella linea. Certo, è la linea della Porsche. Tra l'altro qua in Cina hanno velocità di ricariche anche molto superiori alle nostre, quindi sono proprio a un altro livello di elettrico. Le fanno qua, costano molto meno, ricaricano pagando l'energia pochissimo perché qua l'energia costa molto di meno, e quindi chiaro che qua l'elettrico funziona. Da noi costano di più, paghi un sacco di elettricità, è uno sbatti incredibile. Certo, ci sono tutti i vantaggi del caso, però è un sistema che ancora non è pronto, e così. E comunque mentre aspetti il Didi non solo vedi dov'è, ma vedi anche che è fermo al semaforo e quanto tempo gli manca di semaforo. Questa roba mi fa esplodere il cervello. Tra le altre cose, oltre a testare cose in giro, siamo riusciti anche a imbucarci in alcune aziende con cui in passato ho collaborato. Guardate dove siamo nella casa di DJI, quelli che fanno i droni. Questo è il loro mega ufficio, una vera e propria città verticale, infatti la chiamano Sky City, e sono particolarmente emozionato perché io DJI la seguo fin dall'inizio. Mi ricordo come se fosse ieri quando comprai il mio primo drone usato. Fondamentalmente l'ho preso usato dal co-capo del mio clan di Clash Royale, e questo dimostra anche come da un gioco possono nascere tante altre cose. E adesso siamo qua nella loro mega città dove li progettano e dove gestiscono tutto quanto. Ovviamente poi le fabbriche sono sparse qua in giro. Entriamo. Questo è il loro visitor center. Qua abbiamo un fan
Phantom aperto e qua c'è un po' di storia. Questo è il loro primo ufficio, 2006 erano in questa robetta qua, poi si sono espansi ancora e poi hanno costruito una città in 20 anni. All'ingresso comunque c'è questo albero che accoglie i visitatori. È incredibile questo posto, tutto super minimal, tutto super curato. Considerate che gli architetti che hanno progettato tutta questa struttura sono gli stessi architetti che hanno progettato niente po' di meno che la sede di Apple in California. Ed eccoci allo Sky Bridge che collega i due palazzi. Wow, siamo completamente sospesi sul vuoto. Si muove sto affare. Considerate che DJI è proprio una potenza, anche perché a livello strategico i droni sono fondamentali per infiniti utilizzi, insomma. Adesso sto prendendo da quest'altra app che si chiama Pony AI questo SUV a 4 sedili che dovrebbe essere a guida autonoma, ok? E sta arrivando questo Gen 7 L4 Robotaxi che è una Ion 5. Vediamo un po', arriverà in 5 minuti. Eccolo, è arrivato e non c'è nessuno alla guida. Che figo. Un po' di robe sopra. C'è il display con il codice. Ok, LiDAR e telecamere anche qua davanti. Ah, anche qua dietro c'è un bel po' di roba. Vediamo un po'. Permesso. Prego, prego. Salve, mettersi le cinture prima cosa. Allora. Please start your trip. Oh, Contact the... start. We are about to start. Oh yes. Securely fastened. Siamo partiti, guardate ci sono tutte le protezioni per il volante, così anche volendo non posso fare niente. Qua comunque c'è un estintore, non si sa mai. Ti devo dire che questi primi metri pulitissimi. Poi c'è questa musichetta col video informativo, è super agile. Ora bicicletta, motorino, altro motorino che passa, rallenta, perfetto. Considerate che qua guidano come dei pazzi, soprattutto con i motorini, non sai mai dove ti sbucano. Dall'app comunque vedo tutto, semaforo rosso ed effettivamente è rosso. E quindi in qualche modo lei sa anche prima se il semaforo diventerà verde oppure no. Questa cosa è molto interessante. Posso dire che non c'è gusto perché sta guidando talmente bene che mi fido tranquillamente e non ho nessun problema a non avere nessun umano di fianco a me. Wow! Attenzione, è un pazzo, è un pazzo! Bello! Guardate sto tizio che ci ha appena passato col motorino attorno. E poi è top la fluidità con cui si sposta da una corsia all'altra. Adesso andiamo in quel palazzo là, che è invece degli amici di Insta360. Un po' la competizione di DJI, ma noi siamo amici di tutti. Quasi arrivati, quasi arrivati. Oh, polizia col birillo. Non vede il birillo però. Dove si ferma? Si ferma qua? Ci molla così. Molto figo. Oh yes! Tac! Grazie amico! Paghiamo, paghiamo, paghiamo. Ciao! Abbiamo speso 16 won, che sono 2 euro per mezz'ora di macchina. L'altra cosa interessante è che siamo in un'altra area di Shenzhen che non avevamo ancora visto, che è un altro polo di aziende, finanza e cose varie, con altri grattacieli enormi. Ed eccoci negli uffici di Insta. Abbiamo visto dei prodottini in anteprima che vedrete prossimamente su TechDale. C'è anche lo scivolo. Beh, vista da quassù, top. Questo quartiere si chiama Bao'an. Là c'è il mare, il ponte più lungo del mondo che arriva fino a Macao, e là in fondo c'è anche l'aeroporto di Shenzhen. Che figo. Tutto nuovo, tutto ordinato, tutto pulito. Ecco, forse le due cose che più mi hanno colpito di questa città e di quello che ho visto sono proprio pulizia e sicurezza. Certo, ti senti un po' sotto osservazione perché ci sono telecamere letteralmente ovunque, però puoi tranquillamente lasciare il telefono lì, torni tra 2 ore e lo trovi lì. E questa è la zona con tutto il lungomare, una delle zone lungomare in realtà, perché poi ci sono infinite altre parti di Shenzhen. Comunque per quest'altro video sulla Cina era tutto. Vi ricordo di andare a recuperare tutti i video che sto facendo qua dalla Cina. Veramente è stata una scoperta incredibile questa città, perché è tanto 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 futuristica, non solo in mega cose wow, ma proprio nelle piccole cose di tutti i giorni che funzionano perfettamente. Poi la Cina è immensa, ci sono tante altre cose, come tutti i posti ha infiniti problemi, però ecco, rispetto all'America, rispetto alla Silicon Valley, dove ormai sono stato tante volte, qua sono un gradino sopra nel futuro, e quindi spero di averlo fatto assaggiare. Per il momento era tutto, ma arriveranno ancora altri video. Vi dico solo robot, robot, robot e robot. Ma per questo video era tutto, ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ciao ciao!